a tutte, in questo tutorial non vedrete me, bensì la mia splendida modella Alice. Ciao a tutte ragazze, ciao a te Regina. Ciao, e in questo video parleremo dei nostri fondotinta Sublime e quindi scopriremo tutti i trucchetti utili per poter applicare al meglio questo prodotto. Il fondotinta Sublime è idratante ma allo stesso tempo si asciuga rapidamente, quindi dobbiamo applicare alcuni piccoli segreti per poter facilitare l'applicazione del nostro make up e renderlo più piacevole possibile e ovviamente aumentare la durata del nostro trucco. Quindi vi farò vedere due applicazioni completamente diverse per poter ottenere due finish diversi per la nostra pelle in base alle vostre esigenze. Prima di applicare il nostro fondotinta vorrei preparare la mia pelle. Nel caso di Alice vorrei illuminare l'incarnato e quindi vado ad utilizzare il primer per la pelle secca. Nella gamma di Puro Bio troviamo due tipologie di primer, uno per la pelle mista e uno per la pelle secca. In questo caso vado ad utilizzare quello per la pelle secca. L'applicazione del primer può essere effettuata sia con il pennello che anche con le mani. Siccome si tratta praticamente di una crema idratante che aumenta la durata del vostro make-up, io sinceramente preferisco per l'applicazione, ma è un modo ovviamente soggettivo, l'utilizzo delle mani. Insisto su tutte le zone, in questo caso più secche del mio viso. Alice ha il naso un pochino più secco, la zona del mento, tutta la zona T che di solito è un pochino più mista, nel caso suo è un pochino più secca. Visto che si tratta appunto del primer per la pelle secca, lo potete tranquillamente applicare anche nella zona sotto il contorno occhi, perché va a idratare anche questa zona. Aspettiamo qualche secondo prima che la pelle assorba completamente il primer e poi applichiamo il nostro fondotinta. Nel caso della scelta del fondotinta dovete assicurarvi di scegliere una tonalità giusta che si sposa perfettamente con l'incarnato del vostro collo e del décolleté. Se siamo nel periodo invernale ovviamente dovete considerare più che altro la zona del collo perché è quella che è scoperta, e invece nel periodo estivo dovete sempre considerare anche la zona del décolleté. Se il vostro décolleté è leggermente differente come tonalità del colore e intensità del colore rispetto al vostro viso, dovete cercare di pareggiare il colore del vostro viso al colore del vostro corpo, perché da lontano dovete dare la similitudine di un incarnato completamente uniforme, quindi è importante scegliere la colorazione giusta rispettando anche le zone più scoperte del vostro corpo. Per poter scegliere al meglio il vostro fondotinta cercate di tracciare una linea dalla vostra mascella fino al collo e cercare di individuare il colore più giusto per la vostra carnagione. Nel caso di Alice in questo periodo sicuramente il colore perfetto è il numero 02. Il numero 03 sarà sicuramente un pochino troppo scuro perché vedo già lo stacco rispetto al colore del collo. La gamma dei pennelli di Puro Bio è veramente vasta e quindi potete scegliere veramente il pennello giusto alle vostre esigenze. Vi do qualche piccolo trucchetto. Ognuno di questi pennelli nasce per un'esigenza. Il produttore lo propone magari per il blush, per la cipria, per il contouring, ma io vi spiego come potete comunque variare la loro applicazione e utilizzarli anche per il fondotinta per poter ottenere risultati completamente diversi. Dovete considerare sempre la foltezza delle vostre setole. Più le setole sono folte, compatte e piatte, più l'applicazione è fitta e ovviamente diciamo vi dà un'applicazione full coverage. Più le setole sono aperte e morbide, più vi fa effetto airbrushing, quindi un effetto molto sfumato, molto più del BB cream. Quindi se volete ottenere un effetto più luminoso, più trasparente del fondotinta, andate a scegliere dei pennelli che hanno delle setole che si aprono facilmente, quindi più morbidi. Più preferite l'applicazione omogenea e compatta e molto più corposa, dovete scegliere dei pennelli del genere, quindi il flat bokeh, per esempio questo qua lo stesso è ottimo. Invece questi due saranno perfetti per un'applicazione più trasparente, più da effetto BB cream. Cominciamo con un'applicazione più trasparente. Prendo veramente una piccolissima quantità del prodotto, la diffondo bene sul mio pennello e poi comincio ad applicarlo sul mio viso. Girati un pochino, faccio dei movimenti circolatori con il quale stendo velocemente il prodotto. Siccome ha un finish abbastanza asciutto cerco di essere piuttosto veloce. Vi consiglio sempre di fare una stesura a zone in modo tale che uniformate una zona e poi proseguite con la prossima, così l'effetto sarà molto sfumato e molto uniforme e eviterete di fare delle macchie di colore. E poi
per essere sicuri che non ci sia lo stacco tra il viso e il collo, magari gli strascichi del prodotto li portate leggermente anche sul collo, ma sul pennello non c'è quasi più niente. Se come in questo caso avete anche le orecchie scoperte con la vostra acconciatura, potete sfumare anche leggermente nella zona delle orecchie. Avete visto che con una goccia piccolissima di prodotto ho ottenuto l'applicazione completamente su metà del viso della mia modella, ed è un'applicazione molto molto leggera, molto trasparente. Dall'altra parte invece cercheremo di cambiare il pennello, quindi utilizzo quello a setole piatte, il flat, e poi vado a prendere ovviamente, come nel primo caso, un pochino di prodotto e comincio a lavorarlo a movimenti circolatori molto più piccoli, anche perché si sente proprio che il pennello è molto più folto, ha molte più setole, e vedete subito che l'applicazione che sto ottenendo in questa zona è molto molto più coprente, quindi vi dà un effetto di un fondotinta ad altissima coprenza. Perché le setole più compatte. Lo stesso discorso, vado a sfumare il mio prodotto nella zona delle orecchie e nella zona del collo, per essere sicura al 100% di non avere nessun stacco di colore. Quindi oggi abbiamo imparato insieme come poter ottenere due finish leggermente diversi utilizzando lo stesso prodotto ma diverse tipologie di pennelli. Finiamo il nostro look molto velocemente, le applico un pochino di cipria, un blush e un po' di terra. Vediamolo insieme. Vado ad usare la cipria compatta, il numero 02, la stendo con questo pennello molto molto grande, e in questo caso ovviamente, come abbiamo detto prima, la do in modo molto 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 leggero, giusto per fissare il mio make up. Do un pochino di tridimensionalità ad Alice, quindi utilizzo la terra numero 01 dal sottotono freddo, che le dà una giustissima ombreggiatura e le crea un leggerissimo contouring sotto lo zigomo. Le do un tocco di blush utilizzando il blush numero 02. E le vado a dare un tocco di colore sulle labbra utilizzando un pennellino e sfumando leggermente la matita numero 29 sulle labbra. Con questa la nostra proposta è conclusa, spero che vi ho dato qualche dritta utile per l'applicazione del vostro fondotinta e ci vediamo con un nuovo video. Ciao a tutte ragazze!